Buongiorno amici del canale, Buongiorno, bentrovati. ultima puntata. Ultima puntata. Ormai chiamiamo puntate, tutorial, c'è tutto un mix. Sentite, oggi vi stupiamo perché le scelte stilistiche di oggi sono un po' azzardate, Sì. viste singolarmente. Sì. Però poi dopo contemporaneizzate. Sì, staranno bene nell'insieme. È giusto tutto. È giusto tutto. Come diciamo sempre, è giusto, è lei. Quindi un letto molto vecchio che ho trovato in una casa che doveva essere svuotata perché è stata venduta, c'erano comunque delle ristrutturazioni da fare. Ero in dubbio subito se prendere questo letto o meno perché comunque era tutto storto, malconcio. Ora voi vedete infatti che ci sono punti dove ci sono dei tacconi di legno, pezzi di legno nuovi, non c'era la spalliera, c'erano solo i laterali, i cassetti non scorrevano più, non c'erano le doghe. È stato quindi un lavoro di falegnameria importante. È venuto il mio falegname preferito, Roberto, l'avete già visto in qualche diretta, in qualche tutorial. L'ha portato via quasi 2 anni fa, perché quando lui viene prende un po' di mobili, va e poi dopo quando può inizia a metterci mano, e l'ha rimesso in vita. Abbiamo voluto fare un po' di cose anche furbe, tipo mettere i chiodini qua dietro per far sì che questa spalliera si alzasse, in modo che sia più facile spostarlo, smontarlo e altro. Però è un letto veramente bello, secondo me. Ora vedrete i laterali da vicino e capirete perché ne valsa la pena. È davvero bello. Vero? Ho dovuto prendere un materasso che ha una misura giusta perché è 85 x 180, mi pare, una cosa del genere. Un po' Però più questo, piccolo della media, sì. però questo sito faceva dei materassi di 75 x 180. Questo sito faceva i materassi di misure non standard, però belli, comodi. Quindi ho preso questo 25 perché dovevo alzarlo, perché io lo faccio diventare un divano. Quindi non sarà un letto, No. ma sarà un divano che può essere anche utilizzato se serve come letto, perché ha un materasso Sì, all'occorrenza, sì, comodo. certo, sì. Quindi è vero, mi è costato un pochettino come lavoro di falegnameria, ci ho messo un materasso comodo, però non ho solo un divano molto comodo che farà anche da letto. Quindi valutate voi se può essere una cosa da fare in casa, in salotto. Magari non avete ancora il divano, volete utilizzare un qualcosa di vecchio che già avete, valutate, vero? Esatto, in una seconda camera che magari è uno studio e può diventare una camera per un ospite. Però essendo alto è anche fichissimo come divano, perché tu ti ci siedi comodamente. Esatto. Quindi partiamo? Partiamo. Partiamo. Questo letto, come vi dicevo, è stato fatto con criterio. Guardate qui. Questo si toglie e questi si tolgono, quindi in realtà lui può diventare veramente piccolino perché si divide in 2 pezzi, un altro pezzo, si può smontare. Quindi è anche comodo perché se vi trasferite, traslocate, lo potete spostare. Valutate sempre questa cosa, i mobili vecchi sono molto solidi perché hanno tutti questi metodi di spostamento molto immediati. Soprattutto geniali. Geniali, e poi sono fatti in legno massello. Gli armadi vecchi che voi vedete, li vedete strutturalmente ampi, hanno 200 anni, ma quelli possono essere completamente smontati, i laterali, le parti frontali e il dietro. Quindi anche spostarli per cambiare distanza o di casa è molto facile. Ora noi capiremo se lavorare su questo letto da montato oppure no, ma sarà molto comodo dopo, quando dovremo decorare, togliere questo laterale perché ci sarà una sorpresa qui. Il colore che hai scelto, Luca, qual è? È un colore che non ti aspettavi, lo so, un colore che uno non si aspetta in realtà di mettere all'interno di qualcosa di classico, possiamo definirlo così forse. Perché loro nelle altre puntate hanno già visto tutto, hanno già visto il restauro di un mobile, sappiamo già tutto. sanno già che colori ci sono, quindi ci saranno i Parisien, Sì, Pepper Blue, J'adore, Rococò. Sì, però manca quel tocco strong per dare all'ambiente una qualità un po' anche aggressiva di cui tutti abbiamo bisogno. Non scontato, Non perché scontato. altrimenti sembrerebbe veramente... E comunque deve mantenere un equilibrio, cioè deve essere un colore che diventa protagonista ma che comunque non distoglie l'attenzione da tutto quanto il resto. In questo caso noi abbiamo scelto il Serendipity. Allora, sono contentissima perché è, vabbè, a parte che è un viola bellissimo, e poi è un colore che fanno fatica ad accettare certe persone perché hanno paura
di osare un po'. Invece noi faremo vedere l'equilibrio che creerà dentro questo ambiente, che è già di per sé un ambiente molto equilibrato, ma lui darà un tocco di non scontato all'ambiente. Allora, io voglio far vedere com'è questo bel colore, quindi pennello Elizabeth per te, Sì. pennello Elizabeth anche per me, perché è il pennello giusto da usare oggi. Da dove vuoi che iniziamo? Iniziamo dalle parti che sono più vecchie, quindi questa parte qui, che è la parte che beve di più perché è fatta da un legno nuovo, la facciamo in un secondo momento. Così facciamo vedere anche a casa che noi non diluiamo la pittura, perché hanno un po' questa idea di dire, passo una mano di protettivo per sigillare e beve meno, però tanto stai spendendo per mettere il protettivo, quindi il costo è lo stesso. Esatto, e hanno paura di mettere il colore puro perché non scorre. Non è questione di scorrere o meno col pennello per il colore puro diluito, no, è questione di manualità. Nel momento in cui voi usate il pennello giusto e lo tenete dalla ghiera, quindi nel modo giusto, non cambia nulla, che sia puro o diluito, che sia scivoloso o meno la superficie, non cambia niente. Quindi non litighiamo, mettiamo il barattolo in mezzo e partiamo. Ok. Per fare questo laterale uso anche il pennello a punta, perché il pennello a punta è perfetto per questo tipo di insenature. Ricordate sempre che nel viola c'è una percentuale di rosso molto forte e ricordatevi sempre che la coprenza dei colori Magic Paint non è tutta quanto uguale, quindi non vi aspettate che solo perché un colore è chiaro o scuro copra o non copra. Col Serendipity la seconda mano è completamente coprente, ma la prima resta leggermente più velata. Quindi non vi preoccupate, stendete una bella mano però tirata, ok? Senza aver paura che non copra, quindi non esagerate, non fate colature, non fate gocce, non fate altro, però è importante capire che non tutti i colori hanno lo stesso tipo di coprenza perché i pigmenti con cui sono stati costruiti e prodotti sono diversi. Io utilizzo il pennello a punta in questi punti qua dove c'è comunque l'intaglio, la decorazione, la modanatura. Dove vado sulla parte liscia e piatta utilizzo l'Elizabeth perché è un bellissimo pennello morbido e ha una coprenza pazzesca. Luca, tu parti pure dalla parte frontale così la facciamo tutta. Ok. Oggi è una giornataccia, tempo buio, fa freddo, quasi fuori, umido, quindi piove tanto, diverso da ieri e dall'altro ieri in cui c'era una bella aria secca e stendevamo il colore e si asciugava subito, sia per wall che per paint. Quindi dobbiamo lasciare asciugare bene 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 la prima mano su tutta la struttura. Ricordate che, una cosa non vi abbiamo detto ma la diamo per scontato ormai perché sappiamo che siete un pubblico super affiatato, quando si stende il colore su una superficie che può anche rovinarsi, tipo la radica, l'impiallacciatura, sempre stendere colore puro. Poi la prima mano si sa, deve essere pura, ma anche la seconda, mi raccomando, non diluite. Qui faccio lo stesso ragionamento, anche se è un pezzo nuovo di legno e verrà un po' di più, io stendo comunque il colore puro perché copre meglio, mi crea un fondo e vedrete che servirà pochissimo colore nella seconda mano per ritoccare, quindi non fatemi queste cose di diluire solo perché è legno grezzo, anche perché se diluite gonfia, si modifica, e rischio se lo diluisco il colore di non far entrare poi più lo schienale, quindi è pericoloso. Sapete che se ve lo dico è perché io in passato ho già sbagliato, quindi imparate dai miei sbagli. Allora, quando usate il nuovo rullo col peletto e l'avete lavato e sistemato, fate una piega perché così rimane più morbido. Arrotolate un pezzo di nastro carta e fate questo. Vi rimane un bel orsetto peloso e questo è perfetto perché almeno quando si inizia a colorare va all'interno delle venature. Oggi mi serve un rullo molto morbido, molto vaporoso proprio perché ho la vena del legno, cosa che non ho su superfici lucide, ok? Sulla boiserie non mi serviva chissà che, oggi mi serve assolutamente.
Luca, mi aiuti per favore? Sì. Mi fai i bordini col pennello a punta, così io vado liscia col rullo. Benissimo. Vedrete col rullo su superfici grezze come oggi quanto copro bene, quanta poca fatica faccio. Dobbiamo smettere di demonizzare sempre questo rullo, che sembra quasi che se usi il rullo non sei un professionista. Anche i decoratori a volte mi dicono: ah, ma io faccio a pennello. Perché fate quello che vi piace di più, però non è che il rullo esclude il pennello e viceversa. Guardate con una passata di rullo che cosa ho combinato qua, è tutto fatto. E se non voglio avere la pennellata, se non voglio avere problematiche, se voglio avere un effetto liscio, perfetto, senza troppi problemi, usiamo sto rullo che è bellissimo, ci fa anche risparmiare tempo e fatica. Guardate. Poi vabbè, questo nuovo rullo è eccezionale. Ricordate sempre che è importante, quando fate queste passate, di togliere immediatamente il segno che potrebbe esserci in mezzo tra una rullata e un'altra, ok? E ricordate anche che un buon rullo non deve mai essere schiacciato, perché se lo schiacciate poi restano i segni. Deve sempre essere usato da carico. Bello carico, bello pieno. La prima mano è asciutta, ora la seconda. Come dicevo prima, mi raccomando, pura. Luca è già partito, vero? Sì. E la coprenza è decisamente bella. Se avete, come noi, una giornata un pochettino uggiosa, quindi una temperatura magari piacevole ma con un'umidità dell'aria molto elevata, dovete per forza di cose aiutarvi anche magari con una passata di phon caldo. Andrà a seccare la temperatura, andrà a seccare l'aria e sarà più stabile la prima mano. Ricordate che se passate la seconda mano, quando la prima non è asciutta, la togliete. Questa cosa qua è da ricordare, soprattutto quando fate cose molto lucide o piastrelle. Ricordatevelo, la superficie deve essere completamente secca per essere ben coprente. Se non è secca, toglietela prima e quindi non copre. Luca ha già dato una prima mano su questo frontalino. Sì. Che è sto frontalino? Questo frontalino è la parte davanti della nostra rete a doghe. Che ha fatto su misura il falegname, perché questo letto aveva solamente più questa bella scocca, i cassetti, il tutto, ma non aveva più niente su cui appoggiare. Esatto. Non mi ricordo se c'era o non c'era, so solo che io l'ho cercata dappertutto, ma pure non è mai più uscita. Quindi l'unica soluzione è stata fare una struttura bella solida e metterci delle barre di legno su cui appoggiare un bel materasso. Ora, la parte frontale è bella, liscia, di legno pieno, solo che ha questi buchi per le viti che sono antiestetici, e poi non ci piace una cosa così alta moderna. No. Abbiamo deciso di metterci un fregio, veramente l'ha deciso Luca di metterci un fregio, perché questo restyling è tutto deciso da te. Che responsabilità. Esatto. Ora, io l'ho già un po' scaldato perché questo qua è un fregio molto spesso, se vedete è alto quasi mezzo centimetro. Ricordate sempre che più sono spessi, più ci vuole tempo per scaldarli. È anche vero però che più li scaldate e più trattengono il calore. Infatti se vedete io l'ho scaldato 5 minuti fa già, Sì, più o meno, e sì. vedete com'è ancora morbido. Quindi è vero che ci mettiamo un po' di più se sono più spessi, però è anche vero che trattengono il calore e si possono maneggiare più lentamente per più tempo. In effetti quelli un po' più fini sono un pochettino più delicati. Ora riscaldo di nuovo bene, Sì. e dopodiché mi aiuterai a Sì. metterlo su tra la superficie. È facile perché è una Sì. superficie piatta, liscia. Sì. Bisogna solamente fare attenzione a coprire bene questo buco. Esatto. Usiamo la colla per legno di Saratoga, che è fantastica, Sì. la Univille, e usiamo anche la pistola sparapunti perché ci aiuta a fissare, essendo appunto un cordone un po' altino. Bene, iniziamo. Scaldate sempre fronte e retro. Poi man mano che si apre un po', che si ammorbidisce, potete anche leggermente allargare.
così l'aria passa e facciamo prima scaldare. I cordoni vi risolvono un sacco di problemi, anche se avete dei tavoli con l'impiallacciatura strana, se avete la formica che magari si intravede un po', un cordone anche nel bordo del tavolo, fa sembrare tutto completamente differente. Valutateli perché sono anche molto facili da mettere. Diciamo che sarebbe più facile per me e Luca mettere la colla direttamente sul supporto. Che dici, proviamo? Sì. Tanto si può togliere via l'eccesso con l'acqua e tanto bisogna dare la seconda mano. D'accordo. Mettiamo della colla che poi esce dal nostro fregio, si toglie senza problemi. Io inizio già a piazzare questo. Sì. Vedete come si srotola bene? Guardate. Perché più sono grandi i fregi, più sono spessi e più trattengono il calore e sono facili anche da applicare. Quindi non vi preoccupate se la colla esce, come ho appena fatto io. Prendiamo la pistola, sparachiodi, ecco qua, e fisso il primo, più o meno centrale qua, sì, sono abbastanza centrale. Ricordate che è importante che il fregio sia proprio schiacciatissimo, E schiacciate, mi raccomando, la colla deve uscire, perché se esce vuol dire che stiamo lavorando bene. E il cordone è proprio bello aderente. Ricordo che se non avete la pistola come me a sparapunti, non vi preoccupate, prendete dei chiodini senza testa in ferramenta e mettete dei chiodini senza testa. I chiodini senza testa entrano dentro il fregio e non si vedono. Io vado dove c'è l'inserto del fregio. In questo modo vado a mascherare ancora di più il buchino. Anche se vi assicuro che questa pistola è pazzesca. Non si vedono. È ancora tiepido, vero? Sì. E quindi quando è caldo il cordone si va con un cutter e si taglia. Guardate che facilità. Che facilità. Tutto uguale. Una cosa importante da fare appena lui sarà freddo è prendere una spugnettina abrasiva media e passarla, così non rimane il taglio netto. Ora, mentre la colla è ancora morbida, bisogna togliere via gli eccessi, quindi un po' di acqua in un piccolo contenitore, un pennellino, prendiamo e andiamo ad insaponare il tutto con l'acqua. In questo modo si tolgono gli eccessi. Vedete, prima io inumidisco senza problemi, tanto poi qua bisogna passare il colore perché bisogna colorare anche il fregio. Bisogna farla in fretta questa cosa perché la colla comunque non deve avere il tempo di asciugare e l'acqua vi aiuterà tranquillamente ad asportare il tutto. Vedete, con un pannettino umido poi dopo ci ripasso e voilà, è fatta. Mi raccomando, ricordate sempre che i fregi sono belli se sembrano scolpiti nella superficie, quindi dovete schiacciare per bene in modo che non si veda l'attaccamento tra il fregio e la superficie. Quindi se esce ancora un po' di colla è buono perché vuol dire che in quel punto c'era ancora un po' di aria sotto. Perfetto. Mentre Luca finisce di togliere la colla negli eccessi, io faccio la stessa cosa anche da questo lato. Mi piace che il fregio ai lati sembri fatto quasi su misura, un pelino stondato, non mi piace che sia troppo netto, perché si vede altrimenti il taglio. Quindi io prendo la mia spugnettina abrasiva, limo un pochettino i laterali così, in modo che sembri proprio fuso sulla superficie. E voilà! Ora non ci resta che prendere il colore e ritoccare. Non vi preoccupate se la colla sotto è ancora umida, non vi preoccupate se il cordone non è ancora asciuttissimo con la colla che tira, perché abbiamo messo i chiodini, quindi lui sta fermo lì. Noi possiamo velocizzare la situazione colorando, così ci portiamo avanti. Parto con la seconda mano di colore, ovviamente anche sul fregio, e rifinisco tutto bene. Necessità su un letto con questa struttura e con queste rovinature, ammaccature, buchini dei tarli che sono spariti perché abbiamo fatto un antitarlo, abbiamo deciso di fare anche un décapé. Non era subito scritto che si facesse questa tecnica, però in questo momento ci siamo resi conto che verrebbe molto meglio questo restyling con un goccio di anticatura. Quindi prendo, visto che sono comunque dentro e non sono all'esterno, un panno, lo passo leggermente dove voglio decapare, con una spugnettina abrasiva media faccio questo.
Poco, non vado dove c'è il colore pieno, perché io voglio vedere un viola pieno, voglio fare un'usura delicatissima. Ricordate, questo trucchettino della spugna fa fare meno fatica se fate il décapé a mano, quindi senza levigatrice, e non fa alzare la polvere, quindi lo fate anche in casa e non sporcate, male non fa. Vado in questo punto dove ci sono molti rilievi e ve lo faccio vedere qua. Inumidite bene e poi con la spugnatina abrasiva si passa. Io faccio una cosa molto delicata perché comunque il sapore che vogliamo dare di questo mobile è graffiante, non troppo country, non troppo, diciamo, non troppo sognante. Però è una necessità perché essendoci questi buchini dei tarli sicuramente viene meglio e lo stile è ben definito. Pochissimo perché non vogliamo, appunto, come vi spiegavo, togliere troppo viola, togliere troppo identità, però una bordura che aiuta anche a smuovere un po' la totalità. Io continuo su tutta la struttura. Un velo di cera trasparente per proteggere il tutto e guardate come il colore diventa bello unificato e pieno. Che voi utilizziate la cera jasmine o la cera leggendaria poco cambia, l'importante è metterne proprio su un velo e massaggiarla bene, perché la cera è tanto protettiva, ma deve essere stesa bene e sottile. Più cera mettete, meno protegge, perché creerà uno strato troppo spesso, troppo forte. Seguite, se avete modo, le forme del vostro mobile, accarezzandole col pennello. Sicuramente sarà piacevole anche la finitura. Eccoci, mentre Elisa dà la nostra cera jasmine sul divano letto, noi vi facciamo vedere forse una cosa che avete intravisto all'inizio di questo tutorial, che è la carta da parati che abbiamo scelto da inserire nelle due parti laterali all'interno del divano letto. Qua. Il perché di questa scelta lo scoprirete forse alla fine di questo progetto, però secondo me è la scelta giusta perché starà bene in equilibrio con tutto quanto. E la nostra esperta di carte da parati adesso ci mostrerà cosa fare. Ok, allora prendo il pannello, andiamo ad applicarlo qua all'interno, quindi dove non abbiamo colorato. Ti passo questo che è già Sì, tagliato. abbiamo già tagliato una striscettina a misura, in questo caso siamo fortunati perché teniamo la larghezza che è quella del mobile, rimarranno un mezzo centimetro per parte, Sì. Per questo abbiamo colorato di viola ma non ci interessa. Sì. E ho tagliato preciso a filo la carta, preferisco tagliarla prima per comodità e anche per gestire meglio il pezzo di carta. Ok. Poi abbiamo preparato una miscela con la colla per la carta da parati che è in polvere. Qua in un acetolino ho messo circa 100 grammi di acqua con un cucchiaino di polvere, più o meno. E la vado a stendere con un pennello morbido, io ho scelto il Maggie, ma qualsiasi pennello per cui vi trovate comodi. Ok. Ne stendo uno strato non troppo abbondante ma neanche troppo secco. Generoso il giusto, Sì, quindi. perché è un legno grezzo, Ok. quindi assorbe molto. Non mi preoccupo se vado anche magari un po' fuori. Ok. La colla ci mette un po' di tempo a tirare, quindi ho tutto il tempo nel caso di lavarla dopo. Non mi Benissimo. creerà problemi. Io già non vedo l'ora di vederlo tutto finito. Ok, allora. Ti do una mano, ma dimmi te, eh? Sì, più che altro centrarlo. Sì. Abbiamo visto che veramente è un mezzo centimetro, direi che è abbastanza centrato. Va bene così? Sì. Ok. Lo predispongo prima con le mani e poi con una spatola dal centro verso l'esterno vado a togliere tutte le bolle d'aria e nel caso gli eccessi di colla. È bellissima questa carta, soprattutto anche al tatto. È vinilica questa carta qua, quindi è anche significa lavabile. che è lavabile. Sì. Ottimo. Direi pratica. Sì, oltre che bella. Ok, applicata. Sì. Tolgo gli eccessi di colla con un pannettino umido, Ok. come ti dicevo prima, possiamo tranquillamente toglierli in questo modo. Ok. Ora lo inseriamo e vediamo come sta. Provo a inserirlo. Sì, non vedo l'ora. Allora, devo andare con calma. Ok.
Eccola qua. Bellissima. A me piace molto. Bellissima. Letto rimontato. La carta è al suo posto. La doga perfettamente in bolla. Tutto perfettamente protetto. La carta da parati l'abbiamo messa anche dentro i cassetti, li abbiamo rifiniti con 2 maniglie spettacolari. Notate il dettaglio perché la maniglia vintage, che noi accumuliamo fortemente, sta benissimo perché è una fogliolina che riprende la fogliolina del fregio a cordone, che riprende una foglia che è sulla carta da parati. Nulla è lasciato al caso, però adesso che la vediamo nell'insieme capiamo che abbiamo fatto le cose come dovevano essere fatte. Ora però torniamo su perché dobbiamo far vedere come abbiamo finito il mobile nero iniziato da Alessandra la settimana scorsa, perché l'ho iniziato e poi l'avete visto a metà, ma è da finire, e vediamo anche il nostro restauratore su alcuni complementi. Mi raccomando, non skippate perché tutti i passaggi che facciamo vedere oggi sono fondamentali. Tutti i prodotti Magic Paint utilizzati in un unico ambiente vanno a creare la perfezione, quindi non skippate. Andiamo su. Questi sono i pomelli originali di questo cassettone. A me e a Emma non piacciono. Agli altri qua presenti, sì. Quindi loro volevano mantenere il pomello originale, magari grattandolo un pochettino, o addirittura Luca lo voleva addirittura così, oscuro. Però a me proprio non piacciono, sono sincera, è uno stemma, non mi piace. Abbiamo scelto dei piccoli pomoli che sono vecchi, sono stati di recupero, infatti non hanno neanche tutti quanti lo stesso colore, forse erano dei mobili tenuti in stanze differenti o ossidati in modo differente, chi lo sa. Però abbiamo accolto la richiesta di Luca di farli neri. Lui ha detto va bene questo pomello ma lo fai nero, va bene. Quindi io lo coloro di nero con un pennellino, ovviamente sono già stati sgrassati, ed Emma li asciuga col phon, perché non basta una mano, sicuramente servono 2 mani molto scariche. Vedete, facciamo un lato molto scarico perché non bisogna fare gocce o altro, si gira, si fa anche dall'altra parte piano piano, in alcuni punti si stende, si picchietta e si va avanti. La prima mano serve per fare una base di aggrappaggio e la seconda poi mi va a definire bene il colore. E voilà, tieniamo. Grazie. Posso già fare il primo? Sì. Questo è il primo pomello che ha avuto una mano molto veloce, come vedete quasi neutra. Adesso guardate con la seconda, diventa già più scuro. Passo la cera sul mobile che ha appena finito Alessandra. Ovviamente passo la cera su tutta la struttura, guardate il nero come cambia, come diventa bello, profondo e moderno. In effetti la modernità aiuterà tantissimo a alleggerire questa stanza e anche il decoro cambierà perché man mano che noi passiamo il protettivo guardate come diventa. Si nota ancora di più però la differenza tra i colori chiari usati e il nero. Adesso interpello Luca e gli chiedo se per caso vuole dare a questo mobile sui laterali un'aria leggermente più vintage. Magari posso antichizzare leggermente quella cera marrone, liquida, e farli risultare ancora più vintage. Luca, che dici? Ti piace così? Ora che vedi la cera e vedi la tonalità definitiva del mobile? Esatto. O vuoi un'anticatura? Io lo scurirei un po', ora che abbiamo dato la cera alla Davanti. parte legno, sì, che si è scurita un pochino. Sei anche Io... assorbita, quindi Sì. quello è abbastanza naturale come Sì. finitura. Io lo scurirei un pochino. Ok, Sì. cera liquida anticante, me la Sì, porti? sì. Grazie mille. Prego. Io ho appena steso la cera trasparente, ora la finisce Luca sull'altro lato. Ovviamente la cera anticante. Noi Airfonsei in questo caso scurirà molto poco, guardate, è proprio solamente un effetto velato, perché non voglio assolutamente coprire le tonalità stese da Alessandra, però guardate, è proprio una leggera velatura che va a riprendere il calore del legno che abbiamo portato fuori nella parte frontale. Quindi cera Noi Airfonsei stesa sulla cera trasparente che è ancora molto umida, come vedete è ancora bagnato, guardate che effetto. Leggero, leggero, delicato, giusto per scaldare un pochettino le tonalità. Perfetto Luca, mi piace molto. Bellissimo. Wow. Su questo cassetto e sugli altri cassetti, ieri ho passato la cera Jasmine. Perché ora passo al restauratore? Perché è completamente differente la finitura. Il restauratore, oltre che idratare, rende la superficie proprio vattata, luminosa, bella. Quindi
Mi raccomando, fate quello che sto per fare adesso io solo se su questo mobile, su questa superficie grezza avete già sigillato almeno quella cera, e poi nel tempo, nei mesi a venire, proteggetelo anche col restauratore. È pazzesca la finitura. Il restauratore viene assorbito dalla superficie, ma ricordate che viene steso in modo completamente differente. Come vedete io lo metto sul pennello e lo massaggio sul cassetto. Non si deve far asciugare il restauratore delle ore, anzi, completamente il contrario di quello che di solito facciamo con cera e olio. Quindi si prende, si stende sul pennello, si passa sulla superficie e si va subito a massaggiare. Ora io ho fatto mezzo cassetto, come vedete, mezzo, e vado subito a massaggiare per lucidare questo prodotto eccezionale. Prendete un pannettino in cotone, uno straccio in cotone, basta che non abbia il peletto, e massaggiate. Idrata il legno per tantissimo tempo, lo rende veramente un velluto. Provate a passare la mano su questo legno e vedrete cosa succede. La textura è fantastica, eccezionale, ed è subito pronto. Quindi provatelo perché è proprio un prodotto differente. Questo cassettone è un pezzo antico, forse l'avete già visto in qualche diretta dove avevo passato su questo cassettone l'olio jasmine. In effetti col tempo l'ho protetto sia a cera che a olio, e ora ve lo vedrete protetto col restauratore. È molto differente il tipo di protezione, non c'è un meglio o un peggio, sono solo differenti. Quindi ricapitoliamo, abbiamo visto il restauratore su dei cassetti grezzi su cui è stato solo passata la cera di finitura, e ora lo vedete su questo cassettone che negli anni ha avuto già parecchie protezioni. Questo è un mobile che assolutamente non va colorato, è un mobile di pregio che va assolutamente preservato, e abbiamo anche una certa responsabilità nel mantenerlo bello come è arrivato fino a oggi a noi, ok? Quindi fin qua steso, panno lucido immediatamente, e guardiamo la luminosità che dona il restauratore su un pezzo di questo tipo. Da vicino non so se voi avete modo di guardare, ma è luminosissimo, è vellutatissimo, è una crema proprio di bellezza che idrata la superficie in un modo spettacolare. Ripeto, non è un mobile che è rovinato, è un mobile che comunque è in casa, ma è il perfetto mantenimento di un certo tipo di mobile. Fin qua lo vedete bello lucido e idratato, qua è già più opaco. Anche questo restyling è finito. Ebbene sì, E come al solito io c'ho ragione. ha sempre ragione. Ho ragione a chiamare te, perché questa volta non c'era una persona più giusta per un ambiente simile, perché era troppo difficile. No, è vero. Io sapevo che tu con la tua bravura, con le tue capacità, con i tuoi abbinamenti mai scontati, saresti riuscito a fare un capolavoro qua dentro. Sei gentile, la sfida era tosta. Però a noi le sfide ci piacciono. Ci piacciono, e poi voglio dimostrare alle persone a casa che è vero che con dei mobili di pregio si fanno delle case di questo livello belle, Sì. però voglio far capire alle persone che anche con mobili che costano veramente poco, perché quel cassettone si trova in tantissimi mercatini dell'usato a 150-200 euro massimo. Il divano è un divano di strarecupero che sarebbe stato buttato da tantissime persone, e io l'ho fatto mettere a posto, però anche spendendo poco, con il buon gusto, con i giusti accostamenti, con delle linee guida e con un po' di studio, perché Luca dispensa questo, soprattutto studio, si possono ottenere degli ambienti raffinatissimi, bellissimi. Poi magari non è quello che volete, magari non volete l'ambiente raffinato, magari volete un ambiente easy e leggero, però dovete capire e cogliere questo. L'equilibrio, è l'equilibrio dei colori che fa un ambiente sereno e rende tutto sulla stessa linea. E mi collego a questo, perché È quante questo. volte vengono in negozio le persone e ci dicono: ma che colore metto, perché non voglio avere una cozzaglia di colori. E dipende cosa intendi tu. A volte serve, in questo caso
caso l'accozzaglia di colori ha reso il tutto invece molto equilibrato. Perché abbiamo rosa, abbiamo del malva, abbiamo quasi del madame in giro, del salvia, del nero, del blu, del rosso, del verde, li abbiamo tutti, gli azzurri, abbiamo l'iris, abbiamo il vintage, abbiamo tutti i colori qua dentro, eppure stanno tutti bene. Ma perché? Perché li abbiamo miscelati bene. Adesso vado giù da Emma e Alessandra, che è stata completamente spiazzata perché sai che lei la Bosseri non la voleva blu. Però andiamo a parlare con lei. Ok. Ragazze, che ne dite? Bello, hai fatto un bellissimo lavoro. Ale? Abbiamo Bello, mi fatto. piace molto, lavoro di squadra riuscito. Secondo me da casa vorranno sempre più tutorial del genere, nel senso che vorranno sempre più tutorial dove ci sono dei restyling definitivi, perché hanno bisogno di fare questo, di imparare con te a fare magari un mobile con la decorazione giusta, hanno bisogno di noi per sbagliare, imparare, capire, hanno bisogno di uno come Luca che li aiuti a rendere perfetti questi ambienti, perché poi dopo fai un mobile, ne fai un altro, ma ti manca l'elegante per rendere tutto perfetto. E io volevo dimostrarvi questo con questa puntata con più tutorial, puntatona con più tutorial, che non basta forse solo il colore, ma servono tante cose per rendere gli ambienti unici. E abbiamo dovuto, diciamo, un attimino organizzarci, però ci siamo riusciti oggi, vero? Sì. Allora, noi vi salutiamo, adesso vedrete tantissime riprese che farà Franco e vi farà vedere tutti i particolari, perché qua dentro c'è tantissimo da riprendere e sono molto felice di aver lasciato tanti mobili a legno puro, perché sai che dicono sempre che io coloro tutto e non rispetto il tempo. Io che non rispetto il tempo, guarda qua. Al prossimo restyling, ciao! Ciao. Ciao!